Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere tutti i segni zodiacali per il mese di dicembre. Userò l'oracolo delle notifiche degli occhi di Taiga. Questo è il mio mazzo di oracoli. Per andare a chiarire userò il mazzo dei tarocchi degli occhi di Taiga. Trovate tutti i mazzi in descrizione se siete interessati. Non riesco a concludere i video dei segni zodiacali che avevo iniziato. Sono un po' piena di cose da fare questo mese, quindi non riesco e allora ho deciso di fare questo video con tutti i segni, almeno viene qualcosa di più breve, ecco. Eh, Detto questo, ricordo a tutti di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video e se vi ritrovate, anche di farmi sapere nei commenti e direi di iniziare subito. Allora, vediamo pesci. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci? La carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci. La carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci? Aiuto. Rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci? Rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci? Allora abbiamo mi perdoni, voglio tornare insieme a te. Sul fondo abbiamo mi dispiace se ti ho fatto soffrire. La metto qui così la vedete bene tutti. Ve la giro anche così che la possiate vedere tutti. Ok, andiamo subito a chiarire. Vediamo perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci è mi perdoni, voglio tornare insieme a te. Abbiamo il 7 di denari al rovescio con l'8 di spade, quindi c'è qualcuno che non vuole più stare fermo, non vuole più aspettare, forse è una situazione che o voi reputavate bloccata a livello mentale, vedevate dei limiti anche se non c'erano dei limiti, oppure questa persona stessa che vuole essere perdonata e vuole tornare nella vita del segno dei pesci non vuole più stare ferma e in precedenza potrebbe aver visto una situazione come bloccata, anche se non c'era un vero e proprio blocco. Vediamo ancora perché c'è mi perdoni, voglio tornare insieme a te come descrizione di dicembre per il segno dei pesci. Abbiamo il 6 di bastoni con il 3 di coppe, quindi c'è una vittoria durante il mese di dicembre per il segno dei pesci. Sembra che c'è qualcuno che tornerà da voi e questo diciamo vi farà sentire appagati a livello di ego o comunque vi sentirete in un'energia vincente. Ci potrebbe essere anche una persona che è stata magari orgogliosa, che voleva vincere a tutti i costi in precedenza, che magari vuole tornare nella vostra vita. C'è comunque qualcuno, c'è un'energia di riconciliazione, come se qualcuno vuole tornare nella vostra vita e questo porterà appunto una vittoria per il segno dei pesci. Vediamo ancora una volta perché c'è mi perdoni, voglio tornare insieme a te per il segno dei pesci a dicembre. Abbiamo un 7 di bastoni con un re di denari, segno di terra, toro, vergine, capricorno. Quindi è possibile che voi abbiate le difese alte in questo momento o che sia una persona che ha tenuto le difese alte in precedenza con voi. Ancora una volta perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci è mi perdoni, voglio tornare insieme a te. Allora abbiamo il 5 di spade, il 10 di spade al rovescio, il 4 di denari e il carro. Quindi c'è qualcuno che potrebbe avervi trattato male in precedenza e vuole essere perdonata questa persona, vuole che voi mettiate, diciamo, da parte l'orgoglio, che perdoniate qualcosa che vi ha fatto di male. Qui abbiamo un cavaliere di coppe sul fondo, un segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. È una persona dalla quale forse vi siete dovuti proteggere o una persona che è rimasta chiusa con voi. Potrebbe essere una persona con cui avete fatto delle cose in macchina oppure durante degli spostamenti, oppure magari avete fatto anche un viaggio insieme e così via. Sembra esserci una persona che in qualche modo vuole avanzare, vuole corteggiarvi, farsi avanti con voi a livello emotivo e vuole essere perdonato però di qualcosa che vi ha fatto. L'ultimissima volta, vediamo perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci è mi perdoni, voglio tornare insieme a te. Allora,
Re di bastoni al rovescio, gli amanti, 5 di denari. Quindi c'è qualcuno che sente la vostra mancanza, in particolare vedo un'energia maschile. Qui emerge un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Se non doveste avere un segno di fuoco potrebbe essere l'ascendente, oppure questo indica che è una persona che in qualche modo è stata ferma, è rimasta diciamo passiva, però prova un sentimento per voi, ci potrebbero essere stati degli incontri e questa persona in particolare sente la mancanza degli incontri con voi, si sente abbandonata e quindi questo gli dà diciamo la spinta a tornare da voi. Abbiamo anche infatti sotto, l'avevo intravisto prima, il mi manchi, quindi c'è qualcuno che effettivamente sente la vostra mancanza, come si vede anche qui. Ancora una volta, vediamo se ci danno ancora un'informazione. Perché c'è mi perdoni, voglio tornare insieme a te, una carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci è mi perdoni, voglio tornare insieme a te. 4 di denari, gli amanti, le stelle. Sì, c'è qualcuno che proprio vuole tornare dal segno dei pesci durante questo mese, qualcuno che vi desidera, vuole essere perdonato, è qualcuno che o non state sentendo, con cui ci sono dei blocchi, o una persona che magari è rimasta chiusa con voi, o dalla quale voi magari vi siete chiusi, vi siete dovuti magari proteggere. Abbiamo di nuovo la carta degli amanti, che richiama comunque tantissimo questa carta perché le figure sono molto simili. Ci potrebbe essere proprio qualcuno, un'unione con qualcuno del passato. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei pesci è mi perdoni, voglio tornare insieme a te. La carta che descrive per il segno dei pesci, mi perdoni, voglio tornare insieme a te. Allora, il giudizio, il 6 di coppe, il cavaliere di denari, la regina di coppe sul fondo. Abbiamo un segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno e un'energia femminile anche di segno d'acqua, Cancro, Pesce e Scorpione. Quindi per il segno dei pesci il mese di dicembre sarà caratterizzato da un ritorno del passato. C'è qualcuno del passato che vuole tornare da voi, che vi potrebbe chiedere perdono perché vuole tornare insieme a voi. È una persona che potrebbe avere un segno, un ascendente di terra, Toro, Vergine, Capricorno o d'acqua, Cancro, Pesce e Scorpione. Ad ogni modo vedo che c'è una persona del passato che si riaffaccia nella vostra vita, è una persona che è dispiaciuta per avervi fatto soffrire e sente la vostra mancanza. Questo è come emerge per il segno dei pesci, fatemi sapere nei commenti, passo al segno del cancro. Ciao! Allora, segno del cancro, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro? Sono al rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro? La carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro? Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro? Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro? Allora, abbiamo te lo prometto e mi dispiace se ti ho fatto soffrire. Ok, andiamo subito a chiarire. Vediamo perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro e te lo prometto. Abbiamo il 7 di denari con la ruota e l'asso di bastoni sul fondo. Quindi c'è una situazione che appassiona molto, un'opportunità che potrebbe appassionare molto, in particolare a livello intimo, sessuale, diciamo. Ci potrebbe essere una promessa che o farete voi o che vi farà qualcuno durante il mese di dicembre. E questo ha a che fare con un investimento o il pazientare che una situazione comunque cresca. E, potrebbe essere anche una promessa di cambiamento per alcuni. Vediamo ancora perché c'è te lo prometto. Perché la carta che scusate, perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro e te lo prometto. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro e te lo prometto. Abbiamo un 6 di coppe in orizzontale con un cavaliere di coppe, energia maschile di segno d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione. Quindi potreste avere a che fare con qualcuno del passato, però emerge come se c'è un'energia maschile di possibile segno d'acqua che nel futuro
fa ritorno in una situazione che per lui non è ancora chiusa, dove ha a che fare con qualcuno che o gli ha fatto una promessa, oppure è lui stesso che magari vuole fare una promessa, oppure è una persona ancora magari impegnata, oppure è il segno del cancro, magari energie maschili del segno del cancro vogliono fare una promessa, vogliono magari prendere un impegno, ok? Perché la promessa si può intendere anche come un impegno. Rispetto a una situazione dove sono dispiaciuti se hanno fatto soffrire una persona. Vediamo ancora perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro, e te lo prometto, perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro, e te lo prometto. Questa in realtà è caduta a me, quindi non la prendo, perché perché è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del cancro, e te lo prometto. La forza col cavaliere di coppe da capo e il 10 di coppe sul fondo. Quindi sì, ragazzi, c'è effettivamente un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, che sembra farsi avanti, fa qualcosa che è coraggioso, che risulta essere coraggioso rispetto a una situazione dove prova dei sentimenti, dove vuole aprirsi a livello emotivo, dove appunto c'è un rapporto dove 10 di coppe, quindi c'è un innamoramento, comunque si sentono dei sentimenti, diciamo, importanti per qualcuno. Questa energia maschile sembra farsi avanti con coraggio e va a promettere probabilmente qualcosa a qualcuno. In particolare lo potrebbe fare nei confronti di una persona con una personalità appunto forte e coraggiosa. Ok, tra l'altro c'è il richiamo del cavallo bianco che va da questa donna, quindi sembra proprio che ci sia un'energia maschile che va come se volesse in qualche modo fare una promessa importante a un'energia maschile che però è un'energia di forza e di coraggio, ok? A me mi viene proprio questo da dire, anche per le similitudini che ci sono nelle carte. E quindi questo è. Oppure magari è una promessa che è già stata fatta, magari si vuole in qualche modo ricalcare il concetto, oppure questa energia maschile magari va da un'energia femminile, per esempio, che gli ha fatto una promessa, ok? Ad ogni modo c'è un'azione, diciamo, di corteggiamento che viene fatta da un'energia maschile, ok? Passo al segno dello scorpione. Ciao! Allora, segno dello scorpione, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dello scorpione. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dello scorpione? No. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dello scorpione? Allora, un attimo perché mi è caduta a terra una carta. Ok. Abbiamo resta. Sul fondo, inutile che continui a mentire, ormai ho scoperto tutta la verità. Perfetto, vediamo un attimo di chiarire. Allora, perché la carta che descrive il mese di dicembre per lo scorpione è resta? Perché la carta che descrive il mese di dicembre per lo scorpione è resta? Perché la carta che descrive il mese di dicembre per lo scorpione è resta? Allora, abbiamo il Papa, la forza al rovescio, il Cavaliere di Coppe e il Cavaliere di Denari. Quindi sembra esserci una situazione in un rapporto o un'unione con qualcuno dove in precedenza, allora, o avete a che fare con qualcuno che magari è timido e allo stesso tempo però voi, se siete energie maschili del segno dello Scorpione in particolare, volete fare in modo che una persona che insomma non si osa magari, o insomma se ne vuole andare o non ha il coraggio, in qualche modo è sfuggente, diciamo, no? C'è un'energia maschile qua di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, che sembra voler far restare una persona, non vuole farla andare via, o vuole fare in modo che, diciamo, rimanga. Ehm, Sì, alla fine è proprio questo quello che emerge. Vedo un'energia maschile prevalente che in qualche modo non vuole lasciare andare qualcosa, ok? O qualcuno. E sì, però potrebbe essere una situazione dove si ha a che fare
con qualcuno che ha scoperto la verità, o potrebbe anche riguardare magari che qualcuno romperà una maschera. Cioè, per esempio, se ci sono alcuni di voi che magari hanno utilizzato una maschera con qualcuno finora, potreste decidere di toglierla, magari dire la verità a qualcuno anche. Vediamo ancora. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per lo Scorpione è resta. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per lo Scorpione è resta. Allora, 4 di denari, regina di denari al rovescio, le stelle, quindi qualcuno desidera trattenere qualcun altro che è chiuso, che si protegge. Qui emerge una donna di segno di terra, toro, vergine, capricorno. Potrebbe essere anche qualcuno che lo fa nei vostri confronti, che in qualche modo ha un attaccamento nei vostri confronti e non vuole lasciarvi andare. Vediamo ancora perché la carta che descrive il mese di dicembre per lo Scorpione è resta. La carta che descrive il mese di dicembre per lo Scorpione è resta. 2 di bastoni, 7 di bastoni. Sì, c'è una situazione dove qualcuno ha le difese alte ed è in attesa, sta riflettendo, forse deve prendere una decisione o indeciso. Ad ogni modo c'è qualcuno che cerca di trattenere qualcun altro che ha le difese alte, ok? L'ultimissima volta perché c'è resta come carta che descrive il mese di dicembre per il segno dello Scorpione. C'è resta. Allora, re di coppe, torre al rovescio, asso di denari in luna e 10 di spade al rovescio. Quindi c'è un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, c'è qualcuno che sembra voler aggiustare una situazione, non vuole, diciamo, non vuole che una situazione vada distrutta, ok? Però sembra essere una situazione dove non c'è chiarezza, ok? C'è mancanza di chiarezza, ci sono magari delle paure. Potrebbe essere un uomo appunto che fa questo, che vuole trattenere qualcuno o qualcosa e cerca di trovare una soluzione, oppure qualcuno nei suoi confronti dove appunto la situazione però non sembra essere poco chiara, ok? Quindi questo è come emerge, fatemi sapere se vi siete ritrovati, passo al segno dei gemelli. Ciao! Allora, mi si è mossa la telecamera. Vediamo segno dei gemelli. Allora, qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli? La carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli. La carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli, no. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli? La carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli, no, 350 carte, no. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli? Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli? Allora, farò qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi e sul fondo ho bisogno dei miei spazi. Andiamo a chiarire, vediamo perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli è farò qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi. Allora abbiamo il 2 di denari. Giudizio, imperatrice, re di denari, mi pare fosse uscito però prima l'imperatrice e poi il giudizio. Così, comunque ad ogni modo è re di coppe, segno di terra, toro, vergine, capricorno, segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Ci sono dei ritorni del passato per il segno dei gemelli, quindi o è da parte vostra o da parte di qualcuno. Ad ogni modo c'è qualcuno che vuole riconquistare la vostra fiducia, probabilmente perché vi vede come la persona giusta, la persona dei suoi sogni, quella con cui mettere famiglia e così via. Vediamo ancora perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli è fare qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi. 7 di coppe, 4 di coppe al rovescio, papessa. Allora c'è un'energia prevalente femminile, potrebbe avere un segno d'acqua, pesce e cancro prevalenti, col 10 di coppe sul fondo, che però sembra non voler cogliere un'opportunità, potrebbe avere più scelte a disposizione, ad ogni modo sembra in un'energia di silenzio, di chi non parla, di chi non comunica ed è in un'energia intuitiva. C'è qualcuno che vuole fare in modo che questa energia femminile, come dire, accetti un'opportunità o una proposta perché vuole riconquistare la fiducia di questa energia femminile sostanzialmente. Vediamo ancora
perché è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli e farò qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi. Perché è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dei gemelli e farò qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi. Allora, si è girato il 7 di denari, la regina di coppe, il diavolo prevalentemente rovesciato, le stelle. Quindi c'è qualcuno che potrebbe desiderare un'energia femminile di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, l'avevo visto già prima. E fanno come capire che c'è un'energia femminile che sembra essere abbastanza ferma, ok? Però è distaccata da qualcuno che invece vuole riconquistarla. Cioè come se questa energia femminile non avesse più una codipendenza o un attaccamento nei confronti di qualcuno, o come se stia evitando, diciamo, una tentazione o delle tentazioni. Però c'è qualcuno che vuole riconquistarla, perché vuole salvare le cose con questa energia femminile. Quindi questo è un po' come emerge. Allora, poi abbiamo anche bisogno dei miei spazi sul fondo. Quindi o è una persona che in precedenza si è presa i suoi spazi o che vi ha chiesto i suoi spazi e però adesso vuole tornare. Oppure una persona dalla quale voi magari vi siete dovuti prendere i vostri spazi in qualche modo e comunque questa persona vuole tornare. Vedete voi come vi risulta, ecco. Adesso passo al segno della bilancia. Ciao! Allora, bilancia, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno della bilancia. Al rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre? Un attimo. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno della bilancia? Allora, abbiamo ti devo parlare, la mia vita è vuota senza di te. Ok, vediamo di chiarire perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno della bilancia e ti devo parlare. Allora, abbiamo papessa al rovescio, 8 di spade, asso di coppe sul fondo. Quindi c'è qualcuno che si vuole aprire, ok? Effettivamente qua lo fanno vedere, qualcuno che vuole uscire allo scoperto, vuole parlare, vuole comunicare, vuole rivelarvi un qualcosa. Potrebbe essere qualcuno che è innamorato, che vuole che in qualche modo ci sia una nuova opportunità in amore con voi. Oppure questa è la vostra stessa energia, cioè magari è l'energia del segno della bilancia che vuole comunicare con qualcuno. Sembra essere comunque una situazione dove una persona, quindi o voi o un'altra persona, vede le cose bloccate, anche se non c'è un vero e proprio blocco, vede comunque le cose sono bloccate, vede dei limiti, no? All'interno di questa situazione. Sembra qualcuno che comunque sente la vostra mancanza perché dice la mia vita è vuota senza di te. Vediamo ancora perché c'è perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno della bilancia e ti devo parlare. Allora, diamanti al rovescio, il mondo, il 7 di coppe e l'8 di denari. Potrebbe essere anche una questione di lavoro per alcuni di voi, non per tutti. C'è qualcosa che ha a che fare anche con i social network, quindi potrebbe essere qualcuno che magari vede qualcosa sui social e poi gli viene voglia di parlare con voi o che vi vuole parlare di una particolare situazione. E ad ogni modo sembra che durante il mese di dicembre ci sarà un'apertura, diciamo, di dialogo nei confronti di qualcuno, o da parte vostra o da parte di qualcuno esterno, ok? E si potrebbe trattare sia di amore che di lavoro in questo caso. Fatemi sapere nei commenti, passo al segno dell'acquario. Ciao! Allora, segno dell'acquario, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'acquario, la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'acquario. Allora, mi sento al sicuro ora che ho capito chi sei tu e chi sono io. È inutile che continui a mentire, ormai hai scoperto tutta la verità sul fondo. Ok, allora andiamo a chiarirle. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per l'acquario e mi sento al sicuro ora che ho capito chi sei tu e chi sono io. Proprio volate così. 4 di spade al rovescio, 6 di spade al rovescio e 9 di bastoni sul fondo. Quindi c'è una diffidenza che potreste avere voi o qualcun altro nei vostri confronti. In particolare potrebbe essere una persona che si sblocca nel comunicare, che torna in una situazione, ok? Però potrebbe essere una persona che magari vi ha mentito, voi avete scoperto qualcosa
da cui magari avete le difese alte, non vi fidate, ok? E in questo momento potreste sentirsi al sicuro ora che avete capito chi è quella persona. Ovviamente si potrebbe trattare di qualunque cosa, quindi sia lavoro che amore che amicizia. Andiamo a vedere ancora una volta, vediamo se ci danno maggiori informazioni. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'Acquario mi sento al sicuro, ora che ho capito chi sei tu e chi sono io. Abbiamo un 3 di bastoni, imperatrice al rovescio, cavaliere di denari, 9 di bastoni, quindi ci potrebbe essere un segno di terra se siete donne, Toro, Vergine, Capricorno con cui avrete a che fare. C'è qualcuno che vi osserva, però voi sembrate in un'energia passiva di chi non vuole dare vita a un nuovo inizio, cioè forse perché magari vi sentite al sicuro, perché avete capito qualcosa di questa persona, ok? Però è qualcuno che secondo me si fa sentire durante il mese di dicembre, oppure potrebbe essere anche qualcuno sul lavoro, non lo posso escludere, ok? Questo è come emerge, passa il segno dell'Ariete. Ciao! Allora, Ariete, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'Ariete. La carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'Ariete. Questa è caduta al rovescio, non la prendiamo. Abbiamo, ti sto venendo a prendere, ho voglia di coccole. Bene. Se potessi tornare indietro nel tempo, giuro che lo farei. Andiamo a chiarire. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'Ariete ti sto venendo a prendere. Diciamo per il segno dell'Ariete ti sto venendo a prendere. Abbiamo l'asso di bastoni con la regina di bastoni, perché è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'Ariete, ho voglia di coccole, perché è la carta che descrive dicembre per il segno dell'Ariete e ho voglia di coccole. No, troppe carte. Allora, perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'Ariete e ho voglia di coccole, un attimo, perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno dell'Ariete ho voglia di coccole, perché la carta che descrive il mese di dicembre per l'Ariete e ho voglia di coccole. Va bene, vogliono parlare per favore. Ok, abbiamo l'eremita, poi abbiamo il 4 di spade al rovescio e l'asso di coppe con la luna. Quindi allora effettivamente c'è qualcuno che durante il mese di dicembre vuole avere a che fare con voi, vi potrebbe venire a prendere in macchina o sotto casa o comunque qualcuno che giunge, diciamo, da voi. Qui emerge una donna di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Potrebbe essere qualcuno che è molto attratto da voi se siete donne, perché appunto emanate un'energia molto sensuale e in qualche modo questa persona si vuole fare avanti con voi. Se siete uomini dell'Ariete potreste provare questo nei confronti di qualcuno durante il mese di dicembre. Sentirete una sensazione di volere delle coccole, cioè siete più coccolosi, forse sarete più coccolosi durante il mese di dicembre. Vedo che volete uno sblocco in qualche modo, non volete stare soli, non volete stare fermi, volete dar vita a un nuovo inizio in amore, perché c'è una situazione forse che è confusa, ci si potrebbe sentire magari confusi durante il mese di dicembre, o malinconici in qualche modo. Prima avevo visto anche il 5 di denari cadere, quindi potreste in qualche modo sentire la nostalgia, la mancanza proprio di contatto fisico. Se non siete voi a fare questo, potrebbe essere una persona nei vostri confronti, quindi magari qualcuno vi dimostrerà che ha voglia di coccole, ha voglia di contatto fisico, ok? Questo è come emerge, tra l'altro vedo anche qualcuno che vuole tornare indietro nel tempo, se poteste farlo, quindi o siete voi che magari avete delle cose che cambiereste se tornaste indietro, oppure avete a che fare con qualcuno che in qualche modo sembra essere pentito di come ha agito in precedenza e sembra voler cambiare le cose. Questo è come emerge, fatemi sapere nei commenti, passo il segno del leone. Ciao! Allora, segno del leone, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del leone. La carta che descrive il mese di dicembre per il segno del leone. A rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del leone? No, troppe carte. A rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del leone? Carta che descrive il mese di dicembre per il segno del leone. Cosa faccio nella mia vita non è una cosa che ti riguarda, non più. Dormiamo insieme sul fondo. Ok, andiamo a chiarire.
Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del leone e cosa faccio nella mia vita non è una cosa che ti riguardano di più. 10 di coppe, asso di spade, asso di bastoni. Quindi potreste dare questa risposta a qualcuno che in qualche modo vuole avere accesso alla vostra vita, però probabilmente magari voi o in questo momento siete felici e state bene così come siete, quindi magari siete in coppia, state bene, questa persona lo sa, magari vede le cose che pubblicate sui social o sa che semplicemente siete in coppia e siete felici. È come se foste chiusi nei confronti di qualcuno di esterno, ok? O se non è qualcuno nei confronti, diciamo, dell'esterno rispetto alla situazione che state vivendo. Altrimenti, se non siete in coppia, potrebbe essere proprio qualcuno che magari vuole fare ritorno nella vostra vita, vuole sapere i fatti vostri o cose del genere, però voi la volete tenere fuori perché forse in questo momento state bene così come siete. La persona che volete tenere fuori potrebbe essere qualcuno che prova dei sentimenti per voi, prova anche una forte passione per voi. E, c'è qualcuno che vuole dormire con voi durante il mese di dicembre o che vi farà questa proposta in qualche modo, in particolare ovviamente se siete single. Se non siete single o è qualcuno di esterno che vi farà questa proposta o è la vostra persona specifica, ok? Questo è come emerge, comunque fatemi sapere nei commenti. Passo al segno del Sagittario. Ciao! Allora, segno del Sagittario, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Sagittario. No, al rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Sagittario? La carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Sagittario. Voglio una relazione seria con te. Ci sono dei traumi passati che mi fanno ancora male. Ok? Andiamo a chiarire perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Sagittario è voglio una relazione seria con te. Allora abbiamo il Papa con la forza e il 2 di bastoni. Allora sembra che qualcuno, dopo averci riflettuto attentamente, prende la decisione di voler avere una relazione seria con qualcun altro. Quindi o siete voi che dopo aver riflettuto prendete la decisione di voler avere una storia seria con una particolare persona o è una persona nei vostri confronti. Vedo che però questa decisione è una sorta di decisione presa con coraggio. Quindi vedo proprio la relazione con la carta del Papa, la relazione seria, ufficiale, e la forza accanto. La forza indica il coraggio. Quindi questa, diciamo, richiesta, questa dichiarazione di voler avere una relazione seria con una persona, è un qualcosa che fate in maniera coraggiosa. Per voi è un qualcosa che, diciamo, richiede coraggio, ok? Se non siete voi, potrebbe essere una persona nei vostri confronti che appunto prende il coraggio e vi chiede una relazione seria, ok? Per chi è già impegnato, magari vi chiederanno di ufficializzare ancora di più la cosa, quindi magari sposarvi o piuttosto che andare a convivere, ok? Mettetela un po' così. La persona che vuole una relazione seria con voi potrebbe essere qualcuno che ha dei traumi passati che gli fanno ancora male, oppure questa è la vostra stessa energia, cioè ci sono dei traumi che voi magari non avete ancora superato del tutto, che vi fanno ancora male, però volete in qualche modo lasciarveli alle spalle perché volete avere una relazione seria con qualcuno, ok? Fatemi sapere nei commenti, io passo al segno del toro. Ciao! Allora, segno del toro, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del toro. La carta che descrive il mese di dicembre per il segno del toro. Allora, questo è il rovescio. Abbiamo ti sto venendo a prendere. Scusa, non dovevo sparire così. Andiamo a chiarire. Vediamo perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del toro è ti sto venendo a prendere. Questo è canto a me. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del toro è ti sto venendo a prendere. Abbiamo il diavolo con il 7 di coppe e la regina di spade. Quindi abbiamo una donna di segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, o comunque un'energia femminile fredda, logica e razionale che potrebbe aver effettuato dei tagli. O questa energia femminile è in qualche modo ossessionata con la carta del diavolo rispetto a qualcuno o qualcosa, oppure
C'è qualcuno che potrebbe essere ossessionato da lei, dove c'è una situazione dove questa persona fantastica su di lei, ok? E, per alcuni vedo anche però delle possibili arrabbiature, cioè o qualcuno si arrabbia con voi o voi se siete donne in particolare vi potreste arrabbiare con qualcuno. Ad ogni modo c'è qualcuno che vi viene a prendere per un motivo. Il motivo potrebbe essere o che è ossessionato, che ha una codipendenza, che è fantastica su di voi, eccetera, eccetera, ed è qualcuno che è sparito e che si scusa per essere sparito. Oppure potrebbe ancora riguardare magari l'arrabbiatura, quindi magari qualcuno si arrabbia e in qualche modo deve raggiungervi per parlarvi o per, insomma, avere a che fare con voi in qualche modo, ok? Il concetto di ti sto venendo a prendere potrebbe riguardare anche qualcuno che è in arrivo verso di voi durante il mese di dicembre. Vediamo ancora perché c'è ti sto venendo a prendere come carta che descrive il mese di dicembre per il segno del toro. Che ti sto venendo a prendere. Abbiamo la luna, aiuto, non riesco a prendere, il mago al rovescio, il 10 di bastoni, il 3 di bastoni. C'è una persona con cui una situazione è poco chiara, è una persona che potrebbe aver fatto silenzio in precedenza, potrebbe essere stata anche una persona un po' manipolativa o che non si è mossa, non ha manifestato un nuovo inizio con voi. C'è comunque questa persona che sembra essere appesantita di qualcosa e in qualche modo dovrà raggiungervi, ok, venirvi a prendere proprio letteralmente anche in macchina o comunque avere a che fare con voi, diciamo, per forse risolvere una situazione, forse si deve togliere un peso. Vediamo ancora perché c'è, perché ti sto venendo a prendere come carta che descrive il mese di dicembre per il segno del toro. Perché ti sto venendo a prendere? Allora, 2 di bastoni al rovescio, 3 di spade, re di coppe, 10 di bastoni. Quindi abbiamo un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. Se siete donne del toro potreste avere a che fare con un uomo di segno d'acqua. Potrebbe essere qualcuno che sta male per qualche motivo o che vi ha fatto stare male. Ad ogni modo sembra che abbiate a che fare con questa persona durante il mese di dicembre, qualcuno con cui la situazione sembra essere diventata pesante, ok? Per uno dei due o per entrambi, cioè non è detto. Quindi questo è come emerge, passo al segno della Vergine. Ciao! Allora, segno della Vergine, vediamo per voi qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno della Vergine. La carta che descrive il mese di dicembre per il segno della Vergine. Allora, ne abbiamo due. Ti ho sognato questa notte, sento che siamo destinati a stare insieme, i tuoi occhi non mentono mai. Ok, andiamo a chiarire perché la carta che descrive il mese di dicembre per la Vergine è ti ho sognato questa notte. Abbiamo l'asso di coppe e il diavolo con il 7 di denari, perché la carta che descrive il mese di dicembre per la Vergine e sento che siamo destinati a stare insieme. Allora abbiamo la luna, il 2 di bastoni, il re di coppe al rovescio, il fante di bastoni. Allora, Vergine, sembra che qualcuno vi potrebbe sognare durante il mese di dicembre, qualcuno che ha una forma di ossessione, codipendenza o fissa per voi, e qualcuno che potrebbe essere anche molto attratto, diciamo siete una tentazione per questa persona, ed è qualcuno che prova dei sentimenti e vorrebbe un nuovo inizio con voi, ok? Se non è una persona esterna potrebbe essere la vostra stessa energia. Vedo che c'è qualcuno che vi pensa, anche di nascosto, in silenzio, questa persona vi pensa molto, è una persona che potrebbe farsi sentire, potrebbe scrivervi durante il mese di dicembre. Abbiamo i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, i segni d'acqua, Cancro, Pesce e Scorpione. Vedo che questa persona in qualche modo si vuole fare avanti, è una persona che forse non si è aperta a livello emotivo, però vi pensa, ok? E in qualche modo sente che siete destinati a stare insieme. Potrebbe essere appunto una persona con la quale c'è stato silenzio, che non ve l'ha detto, dove la situazione, diciamo, era poco chiara, ok? Quindi questo è come emerge per voi. E questa persona potrebbe essere una persona che in qualche modo è attratta dai vostri occhi, oppure viceversa siete voi che siete attratti dagli occhi di questa persona, o è una persona che vi capisce solo con lo sguardo, per esempio, e così via, va bene? Questo è come emerge, fatemi sapere, passo al segno del Capricorno. Ciao! Allora, segno del Capricorno, vediamo per voi
Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Capricorno? Questo è il rovescio. Qual è la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Capricorno? Aiuto. Abbiamo, non voglio cose serie tra noi, mi voglio solo divertire. Una volta qualcuno mi ha detto carpe diem, voglio te, basta, ora ti blocco. Ok, andiamo a chiarire. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il Capricorno è non voglio cose serie tra noi, mi voglio solo divertire. Per il Capricorno, non voglio cose serie tra noi. Abbiamo il Cavaliere di Coppe in orizzontale con il 5 di denari e le stelle. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Capricorno è una volta qualcuno mi ha detto carpe diem, voglio te. Allora, 8 di denari, il carro a rovescio, la morte, la ruota e il re di coppe sul fondo. Allora, Capricorno, intanto vedo che potreste avere a che fare con persone inconsistenti nel lato emotivo, cioè sono persone che si aprono a livello emotivo ma solo in parte e poi si fanno sentire la loro mancanza, quindi effettivamente potreste avere a che fare con persone che non vogliono cose serie durante il mese di dicembre, oppure questa è la vostra stessa energia, magari siete in un'energia di chi si vuole solo divertire, non vuole fare le cose seriamente e così via. Però allo stesso tempo invece c'è un desiderio, quindi o voi desiderate qualcuno che non vuole cose serie o viceversa qualcuno che desidera voi ma voi magari non volete cose serie, ok? Qui c'è qualcuno con cui c'è stata una chiusura che in qualche modo vuole avere una nuova opportunità e le cose non sono andate avanti tra voi e questa persona e potrebbe volere una nuova opportunità, ok? Come se in qualche modo ci sia una persona che vuole cogliere l'attimo con la ruota della fortuna, appunto, vorrebbe una nuova occasione e in qualche modo vi desidera, ok? Vediamo ancora questa carta. Qui abbiamo anche un segno d'acqua, non so se l'ho detto, Cancro, Pesce, Scorpione. Vediamo perché la carta che descrive dicembre per il segno del Capricorno è una volta qualcuno mi ha detto carpe diem, voglio te. 3 di bastoni, 9 di bastoni, fante di denari. Quindi c'è qualcuno che ha le difese alte, quindi o voi o un'altra persona, però allo stesso tempo c'è qualcuno che o vi vuole, ma voi avete le difese alte, o viceversa siete voi che magari volete una persona e volete cogliere l'attimo, ma questa persona magari ha le difese alte, non vuole, ok? Oppure ancora potrebbe esserci anche magari il ritorno di una persona che ha rifiutato un'opportunità con voi, che adesso però vi vuole. Vediamo ancora una volta perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Capricorno è una volta qualcuno mi ha detto carpe diem, voglio te. Allora, 7 di denari, cavaliere di bastoni in orizzontale. Poi abbiamo il fante di coppe, se riesco a prenderla. Fante di coppe, il papa rovescio. Quindi sì, c'è una persona che effettivamente vuole in qualche modo chiedervi scusa, aprirsi a livello emotivo, fare un qualcosa che comunque vada appunto a cogliere un'occasione, ok? L'attimo. C'è qualcuno che vi desidera, ok? Qua lo vedo. Potrebbe essere qualcuno con cui non c'è una relazione o in cui magari una fiducia è venuta meno. Per alcuni potrebbe essere un'amicizia. Vediamo ancora una volta. Abbiamo i segni d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione, di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Perché la carta che descrive il mese di dicembre per il Capricorno è una volta qualcuno mi ha detto carpe diem, voglio te. Allora abbiamo l'8 di spade, il 6 di bastoni rovesciato e il 4 di bastoni in orizzontale con il 5 di spade. Cioè una situazione dove non c'è un rapporto ufficiale oppure c'è un'instabilità in parte all'interno di un rapporto. E c'è qualcuno che vuole mettere da parte l'orgoglio in qualche modo e vuole dimostrarvi che vi vuole sostanzialmente. Ancora una volta. Questa roba mi fa anche pensare, come dicevo prima, che c'è qualcuno che non vuole cose serie, però mentre c'è qualcun altro però che invece vuole a tutti i costi qualcosa, sostanzialmente. Vediamo ancora, perché la carta che descrive il mese di dicembre per il segno del Capricorno è una volta qualcuno mi ha detto carpe diem, voglio te.
la torre, il 2 di bastoni, che se riesco a prenderlo lo prendiamo, il 3 di bastoni al rovescio, il 10 di denari. Sì, c'è una persona che è in crisi, diciamo, potrebbe essere una persona con cui c'è stata una rottura, potrebbe essere anche qualcosa che non vi aspettate per alcuni. Vedo che questa persona dopo un'attenta riflessione prende la scelta di muoversi, di smetterla di stare ferma. Potrebbe essere anche la vostra stessa energia questa, ok? Siete in tanti, ripeto, quindi le situazioni potrebbero essere molteplici e potrebbe anche non riguardare l'amore, magari volete una particolare situazione durante il mese di dicembre e decidete di agire in quello che voi volete e cogliere l'attimo, quindi non deve per forza centrare con l'amore in questo caso. E ad ogni modo, questo è quello che vedo, ok? Quindi fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!